Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. La settimana scorsa abbiamo visto la realizzazione e l'installazione del braccio per la webcam sull'incisore laser. Ci eravamo lasciati al momento della calibrazione e della messa in servizio della webcam. Oggi faremo questo. Le uniche due modifiche che ho fatto sul braccio dalla settimana scorsa ad oggi sono i supporti reggifilo che ho installato su tutta quanta la lunghezza del braccio e questo supporto centrale dove mancava l'esagono per bloccare la posizione. Ma bando alle ciance e vediamo come utilizzare questa webcam. Come possiamo vedere all'apertura di Lightburn già abbiamo una fotografia del piano a nido d'ape dell'incisore laser, poiché i driver della telecamera vengono già riconosciuti dal programma. Andiamo in strumenti laser. Queste sono le due voci che ci interessano a noi: calibra obiettivo fotocamera e calibra allineamento fotocamera. Iniziamo con calibra obiettivo, se no non abbiamo il riferimento del piano. Allora vi do un consiglio: se siete costretti ad utilizzare una prolunga per la webcam, attenzione a quelle che si comprano negli store cinesi, perché a me, almeno su questo tipo di telecamera, hanno creato un fortissimo sfarfallamento, quindi l'immagine non era per niente nitida e ho dovuto sostituire il cavetto. E come vedete adesso l'immagine è ferma. Quindi scegliamo la nostra telecamera. Abbiamo due opzioni: obiettivo fisheye, che sarebbe quella che mi fa l'occhio di pesce, quindi con le bombature laterali, oppure obiettivo standard. Non vi preoccupate, se avete un obiettivo fisheye il piano comunque andrà ad essere squadrato, quindi ci sarà un riallineamento software della bombatura dovuto all'obiettivo della telecamera fisheye. Io in questo caso ho l'obiettivo normale, seleziono e vado avanti. Scarichiamo il motivo a cerchi. Una volta ottenuta l'immagine, che è questa qui, va stampata su carta normale A4. Dopodiché, come si vede in foto, andiamo a sistemarla sul piano dell'incisore. Anche se c'è la verifica nido d'ape abilitata, vi faccio vedere, mettendo il foglio direttamente sulla griglia, cosa succede. Clicchiamo sul tasto acquisisci. Vedete? Il programma rileva che c'è del rumore nido d'ape visibile. Io consiglio di mettere sotto al foglio un pezzo di compensato in modo da evitare interferenze con il nido d'ape, come avete potuto vedere. Quindi metto il pannello e vado a centrare l'immagine dei cerchi in base a quello che vedo nella webcam. Punteggio rilevato è 0,23, quindi mi dice ok, va bene, posso andare avanti. Quindi la prima immagine centrale è stata rilevata. Posizioniamo nella parte bassa della telecamera. E premo su acquisisci. E clicco su avanti. Andiamo a sistemare lateralmente. In questo modo. E procedo allo stesso modo con tutte le posizioni che ci indicherà il riquadro in alto. Prima nei 4 punti medi, dopodiché nei 4 angoli.
Adesso stesso il programma ci dice accedere all'allineamento della telecamera. Questa sarebbe la seconda voce che vi ho fatto vedere nel menu in alto. Allora, lo spessore del materiale è 4 mm. Ora ci andrà a stampare questo motivo qui con il centro. Allora, velocità di riempimento 3000 a 30%. Velocità di linea 4500 al 40%. Accendo il laser adesso, quindi sentirete un po' di rumore. Io vi consiglio di accendere l'incisore a inizio operazione in modo da avere già la porta COM abilitata. Una volta effettuato il frame, la macchina si posiziona e posso dare l'avvio del lavoro. Ventola pronta, vediamo cosa ci stampa. Mi devo ancora abituare a dire incidere, però prima o poi ci riuscirò. Ha stampato questo disegnino piccolo piccolo. Non spostiamo assolutamente il foglio. Andiamo avanti e vediamo cosa ci fa fare. Con il quadrato dei cursori in alto ci consente di spostare la macchina senza toccare niente. Se avete una macchina con l'home frontale sinistro, portatelo in posizione centrale posteriore in modo da liberare tutta l'area dell'incisore. Cliccando su acquisisci immagine andiamo a rilevare un'immagine del pannello appena inciso. Cliccando sul tasto avanti ci ingrandirà l'immagine. Andiamo ad ingrandire l'immagine utilizzando i due tasti zoom centrali. Appena avremo una buona visuale dell'incisione, andiamo a centrare per ogni numero indicato in basso la corrispettiva crocetta vicino ai numeri incisi. Il mio consiglio qui è di seguire scrupolosamente la numerazione perché rischiate di avere immagini specchiate o capovolte. Ok, in questo modo si vede perfettamente il quadrato che abbiamo ottenuto. Cliccate su avanti e la procedura è completa. Adesso andrò a posizionare sulla tavola a nido d'ape un pezzo da una forma non regolare. Facciamo una scansione e ci scriviamo qualcosa sopra. Cliccando sul pulsante aggiorna sovrapposizione andremo a rilevare l'immagine del pezzo posizionato sul piano della macchina. Adesso vado a disegnare un qualcosa all'interno, anche se questo pezzo non è regolare. Ok? E ci andiamo a fare anche una scritta. Faccio un frame di prova per vedere se è allineato col pezzo e poi andiamo a incidere. Voglio mostrarvi il pezzo inciso vicino allo schermo in modo da capire quanto è stato preciso il posizionamento della scritta sull'immagine che ha rilevato la telecamera. Spero che riusciate ad apprezzare il risultato ottenuto come lo sto apprezzando io. Ed eccoci amici, anche per questo sabato è tutto. Ho dimenticato di dirvi, prima dell'incisione del test finale di allineamento, di scegliere una percentuale più bassa per rendere il quadrato più grande,
perché di default esce 165-195, non mi ricordo, però viene un quadratino piccolissimo così ed è molto difficile da centrare, quindi io l'ho ingrandito al 30%, che è il massimo che si può fare, e viene un'incisione circa 7 cm per 7 cm, che però andandola ad ingrandire risulta molto più facile da centrare sui 4 punti da identificare. Se vi è piaciuta questa realizzazione con il tutorial per come installare una qualsiasi webcam sul vostro incisore laser, fatemelo sapere. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per darmi la possibilità di crescere e per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti. Siamo quasi al fermo estivo, penso che uscirà il prossimo video di sabato prossimo, dopodiché ci saluteremo per qualche settimana di riposo. Mi raccomando, ricordatevi sempre del giveaway della troncatrice a 1000 iscritti e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!